Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Come vi avevo anticipato qualche tempo fa, abbiamo un nuovo unboxing, quindi adesso andremo a aprirlo. Ma prima di, diciamo così, andare a scoprire cosa c'è dentro, vi dico come sono andate le cose perché mi ha fatto pure piacere e mi ha sorpreso. In pratica un paio di mesi fa ho ricevuto una telefonata che non aveva neanche il numero memorizzato di Giacomo Di Mola, il campione del mondo di pesca in apnea. Sono rimasto così emozionato in quel momento. Abbiamo parlato un po' del più e del meno perché con lui ci siamo conosciuti nei vari Eudi, sia a Roma, sia a Bologna, ma anche a altre parti. Mi ha chiesto se volevo provare uno dei suoi prodotti, dei suoi fucili, e ha detto aveva così il piacere di mandarmi qualcosa. Chiaramente a me ha fatto molto ma molto piacere e ho accettato e ecco qui è arrivato il pacco e quindi andiamo adesso ad aprirlo. Però prima di andare avanti volevo chiedervi gentilmente se vi iscrivete al mio canale, che a me fa piacere, a voi non costa nulla e a me permette al canale di crescere e di andare avanti. Questa è una cosa veramente buona. Quindi se non siete iscritti, magari molti vedono il video ma mettono il mi piace, ok, ma non sono iscritti, fatelo, non costa nulla e a me fa piacere. Bene, andiamo ad aprire il pacco allora. Allora, eccolo qua, l'ho aperto da questa parte, lo devo aprire. Bella, mi ha mandato una maglia della Pathos bianca, quella classica, bella. Poi andiamo a vedere, ci sono dei fucili, piano piano andiamo a tirarli fuori senza creare problemi. Eccone uno, abbiamo il Pathos come fucile molto bello. Questo è il modello Evo Pro da 82. Poi abbiamo un altro fucile. Anche questo è un Saragos Evo però più piccolo, 75, quindi due fucili. Poi andiamo a vedere cosa c'è ancora dentro. Mi ha mandato il mulinello per uno, il mulinello per l'altro e poi mi ha mandato il dinema da mettere sul mulinello. Quindi ecco qui, mi sembra che non c'è nient'altro, quindi togliamo il pacco che non serve più. Allora, come ho detto, questo è il Saragos Evo Pathos da 75 e questo è l'Evo Pro Saragos 82. Bene ragazzi, adesso andiamo a vederli nel dettaglio tecnicamente e quindi apro bene le buste, vediamo come sono fatti e vi spiego un attimino i fucili cosa, diciamo, come sono realizzati. Eccomi qua ragazzi, allora per velocizzare i tempi ho tolto dalle buste i fucili e quindi sono, diciamo, pronti per farveli vedere. Allora, questo come vi ho detto è il nuovo Saragos Evo della Pathos, è il modello 75, diciamo che è un nuovo modello del 2023, quindi sono state fatte delle modifiche sostanziali a mio avviso molto importanti e interessanti rispetto ai modelli precedenti. Il primo cambiamento che è stato fatto è proprio sulla testata. Il modello 75 ha una testata con un solo foro, molto generosa, ha un bel foro davanti, quindi si possono montare elastici di qualsiasi misura. In questo caso la casa dà un elastico da 16, però ciò non toglie se uno vuole
montare un elastico più grande con questo tipo di testata è possibile. È una testata aperta, molto pulita e ben fatta, ha queste due slitte superiori che praticamente servono per riportare gli elastici in parallelo con il fusto, quindi migliora il sistema di mira e quantomeno diciamo, fa meno attrito rispetto al fusto, quindi non va a toccare diagonalmente il fusto. La testata ha anche un anello in acciaio per far passare il sagolino, quindi uno scorrisagola nella parte diciamo posteriore. La testata è montata con una vite in acciaio inox e quindi non c'è nessunissimo problema. Il fusto è un fusto in alluminio anodizzato, diametro se ricordo bene credo sia 28, adesso lo vado a misurare per sicurezza, sì, circa 28 e mezzo. La lunghezza del fusto è 75, quindi l'adesivo che noi troviamo scritto 75 è la misura del fucile, quindi se uno prende un 75 l'ingombro è proprio del classico del fucile 75. Il fusto inoltre ha un guidasta integrale doppio, quindi è stato creato una sorta di guidasta a sella e all'interno ce n'è un altro dove l'asta poggia, quindi questo serve per migliorare lo scorrimento dell'asta e nello stesso tempo anche la precisione, perché l'asta rimane ben aderente al fusto. Per quanto riguarda l'altra novità è l'impugnatura. Diciamo che è cambiato un pochino, il sistema di sgancio adesso è invertito e quindi è arretrato anche di 7 cm e in più ha lo sganciasagola laterale, cosa che prima aveva i vecchi modelli, avevano uno sganciasagola, se vi ricordate, con un pernetto nella parte superiore, era abbastanza corto, a mio avviso anche scomodo, e quindi il nylon o le passate potevano a volte togliersi, non era proprio il massimo. È stato cambiato anche l'appoggio sternale, è stato fatto più grande e quindi rimane più comodo per caricarlo, molto, molto ben fatto, quindi è stato così migliorato nel tempo. L'impugnatura è universale e ha un sistema antiscivolo veramente carino e comodo da prendere in mano, quindi anche qui è cambiato un pochino questa parte. L'impugnatura ha chiaramente questo modello anche il bottone per la sicura, quindi se uno preme il grilletto rimane bloccato, è una cosa in più, però ecco, magari uno non deve fare affidamento a questo diciamo, oggetto. L'asta è una sandwich da 6,25, la lunghezza dell'asta è 110, quindi sul 75 monta un'asta da 110 da 6,25. Ha 3 ardiglioni per il caricamento, quindi è molto semplice da caricare, 3 posizioni, e diciamo così, la pinnetta centrale ha il foro per montare la sagola del mulinello, quindi possiamo mettere o il nylon o direttamente il dinema. L'asta è una tricuspide, quindi la Patos montaste non con la punta conica, ma anche queste sono tricuspide, monoletta in questo caso, e se non sbaglio quando spari è già pronta, rimane aperta, quindi non c'è bisogno magari di pinzarla, o quantomeno sembra che non si chiuda. Il fucile, sia questo che l'82, vengono venduti senza mulinello. In questo caso abbiamo il RIL 40 come mulinello, io adesso poi ve lo faccio vedere nel dettaglio. Va messo su questa slitta con delle viti e quindi niente, si fissa veramente bene. Ha questa parte diciamo laterale, a queste due linguette per far passare
il nylon per non farlo intralciare mentre carichiamo, quindi può passare direttamente sotto e sposta diciamo, il nylon lateralmente. Allora il mulinello, come ho detto, è un RIL 40, molto carino, è in tecco polimero esternamente, mentre la parte diciamo interna del perno e tutte le molle, le viti e le rondelle sono in acciaio inox. Questo per rendere il mulinello più scorrevole e non con la plastica, se no si grippa. La manopola questa per recuperare il dinema si sposta, quindi è possibile rimetterla all'interno e una volta preparato il tutto si richiude dentro e non dà fastidio mentre peschiamo. Poi quando dobbiamo chiaramente recuperare e ritirare su, si sposta la levetta e si riesce a recuperare. La frizione non lo so, devo provarla, comunque diciamo così ad occhio sembra ben fatta. È carenato, quindi la cosa è positiva perché chiaramente serve per evitare le parrucche e cose varie. Ha un cilindretto che ruota per agevolare lo scorrimento del cordino quando magari il pesce parte e scorre direttamente su questo cilindretto sempre in tecnologia. Andiamo ora a vedere l'elastico. Il modello 75 monta un monoelastico da 16. Questi sono i Pathos DNT rossi che io sinceramente non l'ho mai provati, però ho sentito amici che li hanno provati, sono molto buoni come elastici. Vengono venduti già con le ogive in plastica e quindi già legate, non c'è bisogno di fare altro che mettere il dinema e fare il nodo a bandiera e praticamente è già pronto pesca, quindi non dobbiamo fare nient'altro. Andiamo ora a vedere il modello quello più lungo, quindi il secondo che mi è arrivato. Questo è il Saragos Evo Pro, e diciamo sostanzialmente è molto simile all'altro modello, cambiano alcuni particolari, ma insomma non di più. Praticamente il fusto è sempre lo stesso, quindi con guidasta in alluminio con guidasta integrale, l'impugnatura è sempre la stessa, quindi col sistema di sgancio arretrato e invertito di 7 cm, lo sgancio a sagola laterale e l'appoggio sternale più grande, quindi questo è rimasto tutto uguale. Per quanto riguarda la testata invece chiaramente è cambiata. Questo modello è con la testata col doppio foro, anche questa ha delle alette che servono per alzare gli elastici e farli allineare con il fusto, e quindi anche in questo caso sono paralleli all'asta. Viene diciamo venduto con un doppio elastico da 14. Gli elastici sono sempre gli stessi, questi rossi TNT della Pathos, solo che sono da 14. Anche questi hanno i nottolini, le ogive montate direttamente da loro, quindi nella busta troviamo i due elastici da 14, il dinema da montare e quindi è già pronto pesca. Manca chiaramente anche qui il mulinello perché quello va venduto a parte. L'asta è sempre una sandwich più lunga, credo sia, vediamo un po', da 120, quindi viene montata un'asta da 120 e anche il diametro è diverso, leggermente più grande, da 6,5 mm. La punta diciamo è sempre tricuspide, non conica, monoaletta con lo stesso sistema e quindi diciamo molto simile. Per quanto riguarda il mulinello abbiamo in questo modello il RIL 50, molto simile all'altro, anche questo è in tecnopolimero, ha diciamo così una gabbia per non far uscire il dinema, quindi per non fare garbugli e cose varie. L'anima all'interno anche in questo caso è in acciaio, le molle, le viti anche queste sono in acciaio. La manopola della frizione e il pomello del rocchetto sono sempre in tecnopolimero.
quindi anche questo è molto simile all'altro. Il montaggio è sempre con la slitta e vengono date in dotazione le viti di montaggio per fissarlo, quindi diciamo che è già pronto pesca. Per quanto riguarda la capienza, il 50 diciamo, riesce a stipare circa 50 metri di nema da 1,5 mm. A me mi è stato così mandato un rocchetto, quindi dovrò montare il tutto per prepararlo per la pesca. Per quanto riguarda il prezzo, il 75 senza mulinello viene circa 140 euro, il mulinello sta intorno ai 35 euro all'incirca, bisogna vedere su internet, anche i prezzi sono quelli all'incirca. L'82 invece costa un pochino di più, 160 euro, perché chiaramente ha un'asta più lunga, più pesante e il fusto è più lungo, quindi costa circa 160 euro. E il mulinello a parte sono anche questo intorno ai 40 euro, chiaramente senza dinema. Quello chiaramente, se uno vuole mettere il dinema o vuole mettere tutto nylon, è libero di farlo, quindi una volta acquistato il fucile poi uno se lo personalizza e lo fa come vuole. Ragazzi, credo di aver detto tutto di questi due fucili della Patos, molto belli, ripeto, sono il Saracos Evo Pro da 82 e il Saracos Evo normale da 75. Continuate a seguirmi e mettete un like sul video se vi è piaciuto. Se avete qualche dubbio e volete fare domande, scrivetele direttamente sotto questo video, quindi io vi risponderò sempre senza problemi, che a me è una cosa che piace molto. Alle prossime, ci vediamo, buon mare a tutti e a presto. Ciao e grazie.